Buongiorno a tutti quanti cari pinguini di YouTube! Oggi sono qui con un'idea molto interessante da portare sul canale come serie, cioè riassumere i vecchi film Disney, i loro live action ed esprimere la mia opinione a riguardo. Qui con me c'è la mia amica 𝐼𝑑𝑒𝑟𝑔, che mi ha aiutato con i riassunti in inglese e che dirà anche lei il suo commento personale sui film. Ci tengo a precisare che io non odio i live action, anzi, se un film è fatto bene io lo apprezzo, perché non trovo sia giusto partire dal presupposto che se sono live action allora sono brutti a prescindere. Dato che alcuni film sono delle rivisitazioni interessanti con dei bei effetti speciali, poi ovviamente ognuno ha la sua opinione. Ho deciso di iniziare da Cenerentola perché è il primo live action che ho visto e, dato che Alice nel Paese delle Meraviglie e La Bella Addormentata hanno già il sequel, poi mi sarebbe venuto un video lunghissimo! Vabbè, che poi la Disney si è lasciata un tantinello prendere la mano, dato che dopo un live action ne ha realizzati soltanto altri 30. Ma lasciamo stare e iniziamo con il riassunto. Come tutti sapete, Cenerentola è una fanciulla che vive con la sua matrigna e le sue sorellastre, poiché il padre non era particolarmente bravo nello scegliere le mogli. Infatti, dato che le sue figliolette erano delle brutte orecchie, la matrigna odiava Cenerentola a morte e quindi la faceva sgobbare senza sosta tutto il giorno, tutti i giorni, finché il re un giorno si sveglia e decide che vuole avere dei nipotini, così a caso. Quindi organizza un ballo per suo figlio, il principe, e invita tutte le fanciulle del regno. Ma Cenerentola non può venire perché le sorellastre distruggono il vestito che le hanno cucito i topini. Come fanno i topi a essere esperti di cucito? Non lo so. E in quell'istante arriva Tremotino, volevo dire, la fata madrina, che le crea un vestito e una carrozza per andare al ballo, ma l'incantesimo ha la data di scadenza e dura solo fino a mezzanotte. Dopodiché Cenerentola incontra il principe, ballano fino a mezzanotte, le scappa e perde la scarpa. E il giorno seguente i servi del principe girano come dei pazzi disperati tutto il regno per cercare questa maledettissima ragazza misteriosa che il principe non riconoscerebbe in volto perché lui ha visto un Miraculous. Vabbè, poi Cenerentola prova la scarpa e le entra in matrimonio e vissero tutti felici e contenti, anche se il film parlava più dei topini che di Cenerentola. Hello everyone, I'm 𝐼𝑙𝑑𝑒𝑟𝑔, and I'm going to talk to you about Cinderella's cartoon and the live-action version of it. Let's first start with a summary of the cartoon. As you all know, Cinderella is a girl who lives with her stepmother and their stepsisters. Her father, though, was not particularly good at choosing wives. In fact, since her daughters were really ugly, the stepmother hated Cinderella so much that she made her work non-stop all day, every single day. That is, until the king wakes up one day and randomly decides that he wants to have grandchildren. That's why he organizes a ball for his son, the prince, and invites all the girls of the kingdom. But Cinderella can come, because her stepsisters have destroyed the dress that the mice created for her. Luckily, the fairy godmother arrives and creates a dress for her and a carriage to go to the ball. The spell, though, can only last until midnight. At the ball, Cinderella meets the prince. They dance until midnight, when she runs away and loses the glass slipper. The following day, the prince's servants go around the kingdom to look for this mysterious girl. At the end, they will find Cinderella, who will be able to marry the prince. Passiamo ora al live action. Il tutto inizia raccontando di quando Elle era piccola, della morte della madre e di quando il padre ha sposato la madrigna. Ah sì, e poi della seguente morte del padre durante uno dei suoi viaggi. Poverino. Col trascorrere degli anni, la matrigna e le sorellastre iniziano a trattare Ella, che viene chiamata la loro Cenerentola, come una domestica più che come una familiare, ma lei continua a credere fermamente alla promessa fatta a sua madre: sii gentile e abbi coraggio. Un giorno viene annunciato questo ballo per tutto il regno, ma la verità è che il principe furbetto vuole rincontrare Cenerentola. Così la matrigna e le sorellastre vanno al ballo abbandonando brutalmente la povera Ella. Ma quando sembra tutto perduto, compare la tata mancina. Aspetta, no. Ma chi è la fata mancina? Ah no, era la fata madrina! Che con degli splendidi effetti speciali trasforma il vestito di Cenerentola. La bellissima fanciulla va al ballo e si scopre che il principe di questa versione non ha visto Miraculous! E quindi riconosce Cenerentola!
Così i due ballano e trascorrono una serata molto romantica, fino a quando scocca la mezzanotte ed Ella scappa via perdendo la scarpetta. Così il principe giura di sposare solo la fanciulla a cui calzerà la scarpetta di cristallo. Ma la matrigna qui è più intelligente e scopre subito che era Cenerentola la misteriosa fanciulla. Wow, tempo zero. Così la rinchiude in soffitta. Quando il principe in persona arriva a casa di Ella, sente una voce cantare. Aiuto, ho impazzito, sente le voci! Ah no, aspetta, non era quello. Si capisce che quella scema che canta a squarciagola come una pazza psicopatica è Cenerentola e le chiede di provare la scarpa e a quel punto, sappiamo tutti come va a finire. Adele ovviamente entra la scarpetta e due si sposano. Fine. Now let's talk about the live action, and I'm going to start with a summary. The story begins when little Ella witnesses her mother's death. So the father, after some years, marries another woman. Unfortunately, he dies during one of his travels. As the years pass, the stepmother and stepsisters begin to treat Ella, who is called Cinderella by them, as a maid rather than a family member. In spite of that, she continues to believe in the promise that she made to her mother: have courage and be kind. One day, the ball is announced to the whole kingdom, so the stepmother and stepsisters go to the ball, brutally abandoning the poor Ella. When everything seems lost, the fairy godmother appears and transforms Cinderella's dress with fantastic special effects. The beautiful girl goes to the ball, and the prince recognizes her because they already met while he was on a hunt. They spend a very romantic evening until midnight, and Ella runs away, losing her glass slipper. The prince promised to only marry the girl who will fit the glass slipper. But the stepmother discovers that Cinderella was the mysterious girl, so she locks her up in the attic. When the prince himself arrives at Ella's house, he asks her to try on the shoe. Then we all know how it ends. Ella obviously fits her slipper and the two get married. The end. Opinioni personali! A me il live-action di Cenerentola è piaciuto davvero molto. Ho adorato vedere le dinamiche tra ella e i suoi genitori. E poi, al contrario del cartone dove si vedono più i topini, qui Cenerentola è stata caratterizzata proprio bene, così come la matrigna e anche il principe sembra meno tutto. E poi i costumi e gli effetti speciali sono qualcosa di spettacolare. Voto 10 su 10. So, here are my thoughts and opinions on the live action. First of all, I absolutely loved this movie. The characters have well-rounded personalities, while also not losing their main characteristics from the older movie. I loved how we could see the stepmother's motivation for being so evil. She actually only wanted her daughters to have a good life. I also really liked that Ella already met the prince before the ball. It feels more honest, since I don't think it would be a good idea to marry someone you only met once, like in the cartoon. I also absolutely adore the writing. One of my favorite quotes from the movie is, "Cinderella, names have power like magic spells." And all of a sudden it seemed to her that her stepmother and stepsisters had indeed transformed her into merely a creature of ash and toil. And this quote was said by the narrator, who was the fairy godmother. The costumes were really interesting and nice to look at, especially the dresses of the stepmother and the stepsisters. They mirrored their personalities, since they were extreme and rigid while also being a bit frivolous, just like them. I think it's quite clear that I overall really like this movie. I would give it an 8 out of 10 rating, and I hope you did or will like this movie too. Bene pinguini, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato i nostri riassunti. Ricordate che ognuno ha la propria opinione e che bisogna rispettarla. Detto questo, ditemi cosa ne pensate nei commenti. Il prossimo film di cui faremo il riassunto sarà Alice nel Paese delle Meraviglie. Sayonara minna! Goodbye and see you next time.